Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo come verniciare e se riusciamo a farlo soprattutto le pacche della moto o anche parafanghi eccetera, tutto quello che è verniciabile della macchina e della moto. In questo caso abbiamo i fianchetti della mia moto, della Kawasaki Versys, che erano da riverniciare. Li avevo wrappati, vi sconsiglio di wrapparli e soprattutto dopo il wrap mettere il lucido 2K, perché per swrapparli è stato veramente un delirio. Ho dovuto grattare con una carta oltretutto che non era neanche tantissimo fine, quindi adesso andremo a fare tutto il lavoro e vedrete che dovremo grattare abbastanza per togliere, diciamo, questi graffi che ho dovuto fare per togliere la vernice precedente. E ho dovuto togliere la vernice precedente perché era wrap, cioè quelle a pellicola, quindi assolutamente era da togliere. Se fosse stata verniciata normalmente avremmo dovuto soltanto passare l'800, potevamo verniciare sopra. Mi sono pentito del wrap? Sì. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like e di condividere questi video. Questo è materiale plastico, non c'è bisogno nel mio caso di stuccaggi vari perché non ci sono rotture, è soltanto graffiata leggermente la superficie, quindi andiamo a pareggiare con una carta da 800 e vediamo come va. Se riusciamo a coprire i solchi e a fare tutto liscio, allora possiamo passare direttamente alla verniciatura, altrimenti passiamo una carta un po' più grossa, una 320 ad esempio, poi passiamo alla 800 e vediamo com'è. Gran 800 andiamo a grattare e a rendere opaco il pezzo. Ho grattato tutti i pezzi, vengono tutti opachi, non devono esserci parti lucide. In questo punto qua devo rifinire. Adesso passeremo un primer nei punti tipo questo, dove si è scoperta la plastica, vedete che qui c'è del nero. Ma se sono dei puntini, ad esempio tipo questo, vedete qui c'è un puntino, oltretutto mi è rimasta una parte un po' lucida, ma se sono così possiamo anche lasciar perdere e andare in vernice direttamente. Ora utilizziamo il solvente antisiliconico per togliere tutti gli aloni e per pulire la superficie. Se avete un compressore, date una spruzzata anche col compressore, così siamo sicuri di non avere polvere tra le scatole. Su carta, guardate l'effetto che fa, diluente antisiliconico. Si asciuga da solo. Lo lasciamo asciugare, vedete che asciuga da solo. Sembra che diventa lucido, tipo così, ma in realtà asciugandosi torna opaco, esattamente così. Se è tutto opaco siamo pronti per dare il primer. E questa mi serve come tester. Adesso io passerò ad esempio il primer e lo passerò anche una spruzzata qui sopra, come farò sui pezzi. Così quando dovrò andare a vedere se la vernice è asciutta andrò a toccare questo e non direttamente la pacca, perché sennò magari vado a mettere un'impronta sulla vernice. Invece questo qui mi servirà da tester. Il primer è questo, l'ho comprato in un negozio di vernici qualsiasi. Primer aggrappante trasparente. E l'aggrappante per le plastiche è, mi hanno detto, sempre trasparente. Lo spruzziamo anche sul test. Spigoli perché sono quelli peggiori. Il resto delle parti è a posto, quindi non rimane che aspettare che asciughi. Per vedere se è asciutto andremo a toccare qui, sentiremo se è asciutto. Vedete adesso incolla. Adesso aspettiamo 5-10 minuti e vedrete che sarà asciutto. Una volta che sarà asciutto potremo dare la vernice direttamente. Quindi attenzione, perché se adesso voi aspettate e fate in modo che si secchi completamente, dovremo ridarlo. Una volta che decidete di verniciare vi consiglio di tenervi quell'ora che serve per fare tutto quanto, anche il lucido e tutto quanto, per avere un risultato come questo. Già verniciato le altre pacche, vedete la lucidità, come sono venute? Adesso le ho messe qua dentro così non prendiamo la polvere. Però vedete? Roba. Bomba, fatto in casa. Fatto con una vernice economica oltretutto, perché ho preso una vernice abbastanza economica, non so se 4 euro. La cosa buona in realtà di questa verniciatura è questo, è il lucido. Questo è un super coat 2K, queste bombolette qui funzionano da paura. Poi anche con una mano diventa molto lucido. Tocco il mio tester e non incolla più, quindi posso andare sulla pacca leggermente e sentire se incolla. Non incolla, quindi vado con la bomboletta del colore che ho scelto, in questo caso è nero. Base opaca, quindi è un nero opaco. Ho questa pistolina che è comodissima e ve la consiglio, perché andare a spruzzare, spruzzare, effettivamente dopo un po' si stanca. Una decina di euro, mi metto il link in descrizione. Quindi prima mano d'adesione, quindi leggera leggera, giusto per far aggrappare il colore. Cerchiamo di arrivare più o meno dappertutto, ma solo esclusivamente una sporcata, non andiamo a coprire, vedete?
Ricordatevi di andare anche sotto, se avete una lampada utilizzatela per andare a vedere se poi arrivate in tutti i punti. Mettete una mascherina e aspettiamo che asciughi, ci mette poco. Passato qualche minuto possiamo andare a dare la mano coprente per non colare, attenzione, non troppo lenti. Non ho coperto completamente, finirò di coprire con la successiva mano. Ultima mano, andiamo a coprire completamente. Bene, ci siamo, la vernice è asciutta, è tutta opaca. Adesso andiamo a lucidarla con il lucido 2K. Sbattetelo bene. Questo per aprirlo avrà un tappino che andrà inserito qui sotto, andrà spinto e è un bicomponente, quindi è molto simile a quello che utilizzano in carrozzeria. Andiamo più vicini rispetto a prima, cerchiamo di fare tutto lucido subito. È venuto lucido, adesso aspettiamo che asciughi. Bene ragazzi, questo è il lavoro finito. Direi che per essere un lavoro fatto in garage, in casa, è soddisfacentissimo. C'è un po' di buccia, se vedete in controluce la buccia la vedete, ma è una buccia normale perché è una buccia che hanno anche qualsiasi tipo di automobile con la vernice originale. Volendo si può togliere, basta grattare un pochettino con una grana molto fine, tipo la 2005-3000, pianare tutto, lucidare e il risultato è sicuramente ancora migliore. Però già così è perfetto per una riverniciatura completa, direi che siamo soddisfatti. Ragazzi, spero che il video sia stato utile, vi rimando a tutti gli altri miei video, ricordatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un commento e un like, noi ci vediamo alla prossima, ciao!